Cosa significa che Gesù Cristo è morto per me, è morto per noi? Non è una questione facile, ma a volte sento delle risposte che non si possono sentire, ovvero per soddisfare l'ira del Padre, eccetera. Ma se è il Padre che ha donato il Figlio, se il Padre, il Figlio e lo Spirito sono il Dio amore, come possiamo anche accettare un'idea così? Non ho la pretesa di risolvere questa problematica teologica con un piccolo video su YouTube, ma vorrei riflettere meditando con voi sul mistero della morte di Gesù in croce, su quello che mi piacerebbe chiamare col titolo di un film, The Tree of Life, per tirare fuori qualche lezione interpretativa del senso della croce e per nutrire anche la nostra anima in questi giorni in cui la liturgia della Chiesa proprio abbonda nel nutrimento per compensare il digiuno. Intanto nessuno, lo vediamo nei Vangeli, ha potuto strappare la vita di Gesù. Perché? Perché lui stesso l'ha data, l'ha deposta. Gesù ha dato senso a quello che ha vissuto e patito, esorcizzando il male e la morte. Con che cosa? Con l'amore fino alla fine, di cui abbiamo parlato in una meditazione precedente. Con i vestiti depone la sua vita, con le sue vesti e con il dono del corpo e del sangue, e così ha annientato, ha dato l'antidoto alla volontà di male contro di lui. Gli uomini, di fatti, non sono più che colpevoli perché quello che hanno cercato di strappare a Gesù, Gesù l'ha dato. L'unico che detiene la possibilità di giudizio dice a tutti gli uomini quello che disse alla donna colta in adulterio. Neanche io ti condanno, va e d'ora in poi non peccare più. Lo troviamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8. Il grande teologo von Balthasar evidenzia la doppia dinamica di consegna che Dio effettua. Il padre consegna il figlio, ma per che cosa? Per amore dell'uomo. Non lo consegna agli uomini, ma lo consegna per gli uomini. Il figlio a sua volta non è che subisce questo dono del padre, dice vabbè, il padre lo vuole, quindi mi consegno. No, il figlio anche consegna se stesso. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Io posso ritenere la mia vita e posso darla. E decide di darla. Ora, se il padre dona tutto e se il figlio dona tutto, ogni altra consegna è di fatto superflua. E così il tradimento di Giuda e di tutti noi è svuotato. Perché? Perché l'amore si è già donato. Per spiegare questo concetto non trovo meglio di Les Misérables di Victor Hugo, il quale racconta la storia di Jean Valjean e manifesta come il potere del male è annientato dalla capacità di dono. Il contesto è semplice: il ladro Jean Valjean, pur essendo stato ospitato dal prelato, lo deruba e scappa di notte. Catturato dalla gendarmeria, viene riportato davanti al vescovo, il quale però, invece di accusarlo, lo difende sostenendo che l'argenteria rubata dal ladro fosse in realtà un dono. Anzi, rimprovera a Valjean l'aver dimenticato i candelabri d'argento. Il gesto del vescovo innescherà nel ladro, come ben si conosce in quella storia, una scintilla di bontà e di speranza che lo porterà sulla via del riscatto. Una bellissima parabola di redenzione. Ed è un grande esempio del senso della giustizia di Dio. La giustizia di Dio non è giustiziera, ma è capace di dare giustizia, di giustificare. Parlando della croce di Gesù durante la prima Via Crucis, che ha presieduto come pontefice, Papa Francesco dice delle cose molto belle. Dice: Dio ci giudica come amandoci. Se accolgo il suo amore sono salvato, se lo rifiuto sono condannato. Non da lui, ma da me stesso, perché Dio non condanna, lui solo ama e salva. Praticamente la salvezza è aprirsi a questo dono di Dio che c'è sempre, e la condanna
Non è che Dio cambia faccia e diventa cattivo, sono io che rifiuto la luce di Dio. Ed è Gesù stesso che ci spiega questa dinamica delle redenzioni. Quando dice cos'è il giudizio, dice: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. E continua, e siamo nel Vangelo di Giovanni: chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Ecco, siamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetti 19 a 21. Nello stesso discorso del Papa, e sono ricordi dei primi tempi di Francesco, ci parla di come la croce è la risposta di Dio al problema del male. Scrive o dice il Papa: la croce di Gesù è la parola con cui Dio ha risposto al male del mondo. A volte ci sembra che Dio non risponde al male, che rimanga in silenzio. In realtà Dio ha parlato, ha risposto, e la sua risposta cos'è stata? La croce di Gesù. Una parola di amore, di misericordia e di perdono. Infatti, come ha ben colto Paul Claudel, Dio non è venuto a dare una risposta teorica al dolore, ma una risposta concreta, una risposta di presenza. Scrive letteralmente Claudel: Dio non è venuto a sopprimere il dolore, non è venuto nemmeno a spiegarlo, anche se c'è un po' di spiegazione, è venuto a colmarlo della sua presenza. Un altro concetto che mi sembra utile per capire un po' il mistero della redenzione è la distinzione tra morire e dare la vita. Morire e dare la vita non sono la stessa cosa. C'erano 3 uomini sulla Golgota, 3 crocifissi, uno è morto tragicamente, disperato, uno è morto, è entrato nella vita, e uno ha dato la vita, è stato sorgente di vita, diventando, come dice la prima lettera ai Corinzi, uno spirito datore di vita. Dare la vita è il senso profondo della redenzione. È potente, potentissima l'affermazione di un grande cristiano, Maurice Blondel, la cui causa di beatificazione è stata aperta, un grande filosofo ma anche un grande cristiano. Lui diceva che redimere e dare l'essere a chi non ce l'ha. Ecco, l'amore di Cristo ci redime dal limite, dal nulla, dall'anonimato, dalle catene del peccato, dalla mediocrità, dal vivacchiare portandoci verso l'abbondanza della vita, per citare un bel contrasto di Pier Giorgio Frassati. Nel romanzo Bianca come il latte, rossa come il sangue di Alessandro d'Avenia, c'è un dialogo che mostra con un linguaggio semplice ma profondo il senso del dare la vita. Leo, il protagonista del romanzo, quel sedicenne innamorato di Beatrice, decide di donare il sangue alla ragazza ammalata di leucemia. Contemporaneamente si fa coraggio e scrive una lettera in cui svela il suo amore e tutto quello che arde nel suo cuore per questa ragazza. E mentre è per strada, sul suo bat-cinquantino, fa un incidente. Allora viene portato all'ospedale e all'ospedale vengono a trovarlo alcuni suoi amici e il suo insegnante di religione, che lui chiamava Gandalf. Gandalf vede la lettera che conservo vicino al mio comodino e mi dice che gli ricorda il suo crocifisso, una lettera scritta agli uomini firmata con il sangue di Dio, con quel sangue che ci salva. E poi continua: io fermo Gandalf, altrimenti parte con una predica, e poi continua dopo che partono. Comunque questo pensiero mi ha dato filo da torcere, perché l'idea di questo sangue donato che Leo sperimenta, gli piace. Infatti dice: è proprio quello che io ho fatto con Beatrice. L'amore è dare il sangue. Ecco, l'amore è dare il sangue, l'amore è dare la propria vita, l'amore è rosso sangue. Da quando Cristo è morto sulla croce per noi c'è un senso c'è. Ritorno alla mia riflessione e approfitto per dirvi che queste riflessioni sono ispirate a un testo mio, a me molto caro, Un Dio umano. Il capitolo 4 è dedicato proprio a tutto il mistero della croce. Il libro
Generalmente è una introduzione generale alla fede cristiana, quindi si parla della Trinità, si parla della verità del Gesù storico, si parla del senso della morte di Cristo, si parla delle prove della risurrezione di Cristo, si parla della ricerca del senso. Mi sto ispirando in questi giorni proprio a questa parte che parla di Cristo. Quindi finito il momento pubblicitario, venendo al succo della nostra riflessione, a questo amare e dare la vita, ecco, l'amore è dare il sangue, dare la propria vita. E questo è il senso della croce. Il silenzio e la morte della parola Gesù sulla croce è il grido più eloquente d'amore. È l'affermazione della divinità dell'amore di Cristo. C'è un autore del secondo secolo, secondo terzo, Origene, che scrive: bisogna avere il coraggio di dire che la bontà di Cristo si manifesta in maniera maggiore, più divina e veramente secondo l'immagine del Padre, non nella gloria, ma quando si umilia, nell'obbedienza fino alla morte di croce, piuttosto che se avesse voluto conservare come bene da non cedere la sua eguaglianza con Dio e avesse rifiutato di diventare servo per la salvezza del mondo. Ecco, spiego un po' questo testo profondo di Origene, che tra l'altro si ispira a San Paolo. Dice: Gesù si è manifestato più divino non nello splendore della gloria, non nella trasfigurazione, ma quando si è lasciato sfigurare per amore sulla croce. Proprio in questa sua discesa Gesù ci ha detto cos'è la grandezza di Dio. La grandezza di Dio non è una cosa barocca, ma è l'umiltà di Dio, è la sua capacità di essere amore, di dare vita. Quest'immagine di Dio mite e morente demolisce ogni idolo di potenza. Se vuoi conoscere Dio, non devi guardare in alto, devi guardare il crocifisso. Ogni altra immagine è secondaria, a volte anche un idolo, una fantasia, è una proiezione feuerbachiana. Guardando Gesù invece, Gesù in croce, scopriamo che proprio in questo svuotamento di sé, nella indigenza mortale di questo uomo, c'è il volto di Dio. Ecco, questa è la grandezza del nostro Dio, un Dio che scende e nella debolezza ci mostra la potenza dell'amore che è capace di scendere e di incontrarci nella nostra povertà, nella nostra indigenza, per sollevarci a un senso che passa per la sofferenza, non nega che c'è la sofferenza, ma manifesta che Dio è capace di riempire anche questa sofferenza del senso. L'essenza dell'essere cristiani ci viene svelata allora oggi perché ci viene svelata nella croce. Diventare cristiani significa pervenire alla croce e provenire da essa, da questa croce. L'albero fecondo della croce è il vero albero della vita, non quell'albero nel giardino. Il vero albero della vita è la croce. Chi mangia del suo frutto, Gesù ci dice, vivrà in eterno. E intorno a quest'albero non ci sono recinti o spade fiammeggianti, ma il costato squarciato di Gesù, l'appello infiammato del suo amore. O voi tutti e tutte, assetati e assetate, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Ecco, questo testo di Isaia 55 mi sembra che si applichi a maggior ragione a Cristo, perché il suo autosvuotamento, la sua kenosi fino alla morte e la morte di croce ha fatto sì che ormai non esista un abisso dove un uomo possa cadere senza trovare già il Cristo che è sceso, obbediente, prima di lui, infiammato d'amore per accoglierlo e raccoglierlo e portarlo verso il seno del Padre. Vi auguro di meditare con profondità questo grande mistero della morte di Cristo per noi. Non è un padre che butta il figlio, è un padre che consegna il figlio, è un figlio che si consegna e in questa consegna noi siamo redenti. Il nostro tradimento è bonificato da questo tradere, da questa consegna del Padre e del Figlio, e siamo soltanto lì in attesa del dono dello Spirito che Gesù soffierà dalla croce, soffierà dal risorto.
Vi ringrazio di aver ascoltato, non esitate di commentare, è sempre prezioso avere i vostri commenti e i vostri echi sulla parola, perché in questa fraternità ci nutriamo. Grazie e buon cammino verso la Pasqua.